Ciao a tutti e bentornati alla baita. Oggi, nonostante la giornata piovosa, ho deciso comunque di procedere con un lavoretto che avevo intenzione di fare a seguito dell'apertura della porta. Quando si fa un lavoro del genere, a cascata subentrano tutta una serie di lavori, tra virgolette, alcuni collaterali, perché avendo cambiato l'ingresso ho dovuto rifare completamente l'impianto elettrico, quindi spostare tutti gli interruttori e i cavi per avere gli interruttori nelle posizioni giuste, perché prima erano da tutt'altra parte. Quindi ho dedicato un weekend solo a questo lavoro che ha richiesto un po' di tempo e adesso ho intenzione di proseguire con questa idea che secondo me effettivamente migliora anche l'estetica proprio della facciata della baita, togliendo i pannelli fotovoltaici e creando un'isola dietro nel terreno, in un punto oltretutto dove le performance dei pannelli fotovoltaici dovrebbero migliorare, proprio perché soprattutto in inverno il sole sorge dietro le montagne e man mano scende dal bosco, quindi andando a illuminare prima le parti più alte della collina, quindi dovrebbe essere anche una cosa migliorativa. Farò adesso un lavoro provvisorio, poi dovrò costruire una struttura sulla quale andare a fissare proprio i pannelli, una specie di, tra virgolette, casettina in cui fissare i pannelli. Una cosa secondo me molto interessante e sarà molto efficiente. Volevo approfittare anche di questo video per ringraziarvi, perché grazie a voi siamo arrivati ai 100.000 iscritti. Questo mi darà diritto al Silver Play Button, questo piccolo riconoscimento per noi piccoli youtuber, piccoli medi, dai, non troppo piccoli, che oltretutto è già in partenza, quindi arriverà. Ho deciso di non fare un video dedicato solo a questo perché normalmente questo genere di video non hanno un grande interesse, cioè non destano un grande interesse, diciamo, un video intero di ringraziamento non è molto interessante. Comunque volevo anche approfittarne un pochino, oltre che ringraziarvi, anche farvi un pochino il punto della situazione, anche del canale, degli impegni che poi risultano collegati al canale. È stato un periodo abbastanza intenso perché ho realizzato parecchi video, ho avuto diverse richieste, tra virgolette, commerciali, anche per provare determinati strumenti o oggetti tecnologici, e sinceramente io quando una cosa mi desta curiosità e la ritengo valida ho voglia di farci un video, ho voglia di provare queste cose, perché io sostanzialmente su questo e sul mio secondo canale faccio tutto ciò che mi diverte. Purtroppo ancora oggi mi trovo a scontrarmi un pochino con qualcuno di voi che delle volte muove delle critiche in modo assolutamente garbato e anche intelligente, quindi ci stanno benissimo, anche se delle volte magari ovviamente non è che tutto può far piacere, delle volte possono un pochino anche farmi storcere il naso, però ci sta. Quello che non sopporto, ovviamente lo sapete, sono gli hater che mettono lì, buttano giù qualche cazzata delle loro, e in quel caso io non rispondo neanche, ovviamente. Io leggo tendenzialmente tutti i commenti, ma quando uno scrive delle stupidaggini lascio lì il commento, perché comunque diciamo che aiuta sempre l'algoritmo di YouTube, perché la partecipazione al canale comunque è uno di quegli elementi importanti per spingere anche il canale per quanto riguarda gli algoritmi nel motore di ricerca. Scusate che stavo lavando l'avvitatore. Diciamo che noto che molta gente è convinta che gli youtuber non debbano assolutamente trarre alcun tipo di guadagno da ciò che fanno, cioè noi praticamente siamo delle figure pure che non devono in alcun modo vendersi alla pubblicità, a collaborazioni commerciali, cose di questo genere. Questa è una grandissima stupidaggine, secondo me, detto senza proprio mezzi termini. Anche gli youtuber che sembrano più puri e più onesti, in realtà tutti guadagnano con la pubblicità. C'è chi decide di non avvalersi di alcun tipo di collaborazione commerciale, di guadagnare solo tramite la monetizzazione, e ci può stare, ma bisogna avere diciamo un forte seguito. E seguo molti youtuber che hanno un grosso seguito e vi garantisco che fanno guadagni veramente molto elevati. Poi ci siamo
noi un pochino più piccoli che dobbiamo un pochino cercare di prendere qualcosa qua e là, insomma. Il canale è libero, non ci sono attualmente non c'è al momento alcun tipo di abbonamento, quindi contenuti liberi per tutti. Ci sono le pubblicità di Google AdSense come in tutti i canali, e poi ci sono alcune collaborazioni. In questo canale tendenzialmente cerco di limitarle il più possibile a quelle che ritengo più valide, a quelle che ritengo più a tema, ecco. Però diciamo che la mia intenzione non è assolutamente rinunciare a questa cosa. Recentemente ho visto un canale di uno youtuber straniero che diceva d'ora in poi di non voler più accettare alcun tipo di collaborazione, probabilmente perché ha avuto delle critiche e così via. A me di questo genere di critiche non mi interessa niente, io continuo a fare sempre quello che mi piace fare, quello che mi diverte, quello che anche mi conviene, perché devo dire che grazie a molte collaborazioni sono riuscito anche ad avere degli strumenti che mi servono tantissimo, sono indispensabili e che mi hanno aperto un ventaglio di possibilità, che mi hanno agevolato moltissimo nei lavori qui, perché qui si lavora sempre in modo molto fisico, molto pesante. Vi ricordo che qui non ci si arriva con una macchina, ci si arriva sempre a piedi. Vi ricordo che ho anche un lavoro, quindi non faccio lo youtuber di professione full time, quindi il tempo è sempre poco. I lavori qui, come per esempio quello della porta, è stato molto impegnativo perché ha richiesto una preparazione per quanto riguarda i materiali. Ho dovuto prendere i tronchi nel bosco, fare i voltini, trasportare decine di sacchi di malta qui in baita, eseguire il lavoro insieme a Davide. Abbiamo lavorato in due, comunque io ho dovuto lavorare fisicamente molto, perché comunque lui è il professionista, io ho fatto il boccia, diciamo, della situazione, quindi questo lavoro, come tanti altri, sono molto pesanti, richiedono molto tempo. Filmare richiede un ulteriore sforzo, l'attrezzatura fotografica è costosa. Questa è la seconda fotocamera che distruggo, ho dovuto sostituirla recentemente proprio perché delle volte, spostandosi, facendo movimenti in terreni così sconnessi, le fotocamere cadono e si rompono, cose che succedono. Quindi vedete che c'è dietro tutta una serie di cose. Il video editing, che richiede moltissimo tempo, io veramente ci sto dedicando anima e corpo a questa cosa perché mi diverte tantissimo, però vi dico che delle volte è veramente impegnativo e delle volte prendo forse anche troppi impegni, e quindi adesso vorrei un attimino, nel limite del possibile, cercare di focalizzarmi su alcune cosette che devo fare qua. Come vi avevo già detto, c'è anche il discorso del tetto che dovrò prendere in mano. È abbastanza una priorità, anche se adesso devo cercare di capire esattamente quando iniziare, perché chissà, si va verso l'inverno, potrebbe anche nevicare, quindi devo valutare un attimino la situazione. Intanto sistemo tutto il discorso del fotovoltaico, gli ultimi dettagli che devo sistemare qua in baita. Ho in mente un altro piccolo progettino per migliorare un pochino la vivibilità in baita, ma niente di strutturale, niente di grosso. E niente, quindi sostanzialmente io penso che il canale continuerà a seguire questa formula. Ci sarà sempre questo mix tra la baita e le gite in montagna, che a breve rivedrete. Spero di tornare a brevissimo a fare qualche gita in montagna, anche perché per l'appunto sono stato molto impegnato qua e non ho avuto neanche tempo di andare a camminare. Ho adesso in programma un giro, vedremo in base anche alle condizioni meteo, e poi continueremo sicuramente col discorso delle rinnovabili e così via, questo genere di tecnologie che a me interessano molto, che reputo le tecnologie del futuro. Questo così per fare, come al solito, quando si raggiunge un traguardo degli iscritti, per fare un pochino un punto della situazione. Quindi sostanzialmente è un video soprattutto per ringraziarvi. Continuate a seguirmi come state facendo, perché veramente mi date un sacco di stimoli e di forza per fare tutto quello che sto facendo qua, che è veramente molto soddisfacente. Mi dispiace se non riesco a rispondere proprio a tutti, perché comincia ad essere una mole comunque abbastanza elevata di commenti, messaggi che ogni tanto perdo via. Comunque un'altra cosa che voglio dire, non è che voglio farla antipatico, ma non posso rispondere sempre alle solite domande, tipo come si fa a trovare una baita, sempre le solite domande alle quali io ho risposto un po' di volte, sulle quali ho fatto dei video dedicati. Quindi andateveli a rivedere, fate un passo indietro se siete nuovi del canale, andate a rispolverare un pochino i vecchi contenuti, perché non posso sempre ripetermi. Niente, quindi
questo è quanto. Adesso riprendo il mio lavoro, anche se piove, vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Non penso di concludere, intanto cercherò di capire bene la posizione dei pannelli e valuterò un po' il da farsi.
Nonostante sia un lavoro che ho eseguito abbastanza frettolosamente, infatti questa specie di casetta l'ho fatta in una giornata, si poteva sicuramente fare meglio, devo dire che tutto sommato sono abbastanza soddisfatto del risultato e non si vede nulla, è proprio un'isola per il fotovoltaico a parte, potrò utilizzarla anche per qualcos'altro o come seconda legnaia, oppure pensavo anche di mettere qua sotto le api, perché questa è una posizione più aperta. Adesso valuterò. Sono un po' indeciso per il discorso delle api, perché mi è stato consigliato che se dove sono la produzione è buona e le famiglie rendono abbastanza, obiettivamente squadra che vince non si cambia, quindi forse è il caso di lasciarli lì. Farò una serie di valutazioni e vedremo, tanto le api, se le sposto, sarà comunque in inverno. Qua adesso ci sono 7 pannelli, ovviamente ne aggiungerò ancora uno per un totale di 800 watt al momento. Ho lasciato dello spazio a disposizione per aggiungerne altri e vabbè, non so quanto durerà questo casettino, l'ho fatto abbastanza in fretta, come vi ho detto, si poteva fare sicuramente meglio. Potrebbe durare 5, 10, 20 anni, chissà, vedremo. In ogni caso rifarlo, ricostruirlo o modificarlo non sarà un grosso problema. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto da Luca, ciao a tutti!